Pasta materica pronta da spalmare su una tela creando i motivi che più vi piacciono o che più vi ispirano. Colori acrilici fluidi da sfumare e da far penetrare nelle fessure. Partiamo subito con questo esperimento creativo. Questa è una pasta materica già pronta. Io inizio subito a distribuire un po' di pasta. Ovviamente voglio creare degli spessori. Stiamo facendo appunto qualcosa di materico. Proviamo un po' a unire le due tecniche. Qua voglio qualcosa di più alto. Non ho iniziato con un progetto chiaro, prestabilito. Pensavo una cosa molto astratta, invece adesso sto praticamente facendo un'onda, cioè almeno nella mia testa può essere un'onda e qui il cielo, quindi abbozzo delle nuvole. Ok, allora, adesso abbiamo creato praticamente la nostra base. Dobbiamo aspettare che la pasta indurisca, quindi la lasciamo asciugare. In qualche ora si indurisce. Io ho aspettato il giorno dopo, ma insomma indurisce piuttosto velocemente. Intanto ho iniziato a colare dei colori. I colori devono essere piuttosto liquidi, perché si devono sfumare bene, devono tra l'altro penetrare anche nelle fessure, quindi liquidi. Sfumo per creare un cielo. Cioè diciamo che l'immagine di quello che sto creando mi si sta configurando in testa man mano che vado avanti, quindi adesso sto cercando di creare un cielo. Iniziamo a qua. Il colore deve essere liquido e con questo pennello lo cerco proprio di infilarlo dentro alle fessure, e più liquido è meglio è. Con le paste materiche bisogna dipingere veramente con cose liquide, con colori fluidi. Uso dei pennelli un po', vedete, un po' ciuffo. Sì, ho usato delle rimanenze di colore perché ne ho sempre un po', e poi ho mischiato magenta con un po' di giallo per creare appunto quel colore del cielo, diciamo del tramonto, e basta, insomma. Quindi sto anche adattando un po' l'immagine ai colori che avevo già pronti. Allora, non mettete troppo colore perché altrimenti copre troppo, invece è bello che rimanga graffiato, almeno se è un po' la mia idea, però dovevo renderlo più fluido di così. Allora, non fate l'errore che ho fatto io, ho messo troppo colore, In realtà lo scopo è che si vedano molti rilievi, altrimenti non ha senso creare questo effetto. Quindi mettete veramente poche gocce di colore piuttosto liquido, mi raccomando. Adesso è la prima volta che faccio una roba del genere, perché non... cioè, o meglio, il materico sì, l'ho usato ancora, ma non con la fluid art, quindi sto sperimentando, vediamo, magari ci viene un pasticcio, anzi, probabile. Sapete che io sono sempre in vena di esperimenti, nel bene e nel male, perché quando si sperimenta non è che viene sempre tutto bene, a volte pasticcio e butto, cancello. Allora, mi piacerebbe un po' di questo azzurro qui, un po' di più.
Allora, questo è un bianco molto molto pastoso, sembra quasi una pasta. Va bene per fare questo genere di lavori. Adesso voglio dare dei colpi di luce, quindi schiariamo. Do dei tocchi e dei ritocchi sui rilievi di bianco puro, Tra l'altro questo è un bianco piuttosto spesso, molto corposo, quasi granuloso. Infatti l'avevo comprato ma non l'ho mai usato per la Fluid Art perché è un po' grumoso e si presta di più per questo genere di cose. Adesso vado proprio di pennello anche qua in mezzo per dare un po' di profondità. Mi raccomando liquido, così potete sfumarlo, che altrimenti rischiate di avere delle linee troppo nette. Invece devono essere sfumature, quindi usate colori molto fluidi. Quindi scurisco le parti tra una cresta e l'altra, le creste più chiare e gli incavi più scuri, perché avranno un po' più ombra. Il gioco vorrebbe essere questo. Allora, questi piccoli ritocchi bianchi sulle creste li faccio col bianco puro, quindi non diluito, in modo che rimanga più bianco possibile. Sono punti di luce, ok? Quindi vado proprio a cercare i rilievi. Giocate molto col chiaroscuro, perché è vero che il materico, la pasta materica, dà già un senso di profondità, però se il colore è piatto il risultato insomma sarà mediocre. Quindi bisogna giocare con il chiaroscuro. Diciamo che la parte materica vi aiuta, perché ciò che è in rilievo prenderà più luce. Qui facciamo un po' di schiuma. Se non avete la pasta materica, non volete comprarla, io a volte uso la sabbia mescolata con un binder, oppure potete prendere della carta tipo Scottex, bagnarla in acqua e colla e creare qualcosa di materico in questo senso. Potete sperimentare. La regola è dare spazio alla creatività. Lasciate pur fluire la parte creativa che c'è in voi. Non abbiate paura, diciamo così, di sbagliare, anche perché poi è sbagliando che si impara. Non pensate che a me venga sempre tutto bene, non è così. Quando si sperimenta qualcosa di nuovo, a volte si fallisce, anzi, forse sono più le volte che fallisco che quelle che riesco. Però si impara, tutto si può migliorare. Io non sono un'esperta della pasta materica, però mi piace e quindi me ne frego se non viene bene. Magari il prossimo sarà meglio. Allora, io sarei per fermarmi. Adesso rifinisco i bordi e poi basta.